Mmm, guardate questa margherita. Questa è una pizza con i fiocchi, croccante, soffice e fragrante. O questa boscaiola. E pensate che l'abbiamo preparata in appena 3 ore. Una pizza veloce, ma che mantiene la digeribilità e la struttura di una pizza con lievitazione più lunga. Non è magia? E allora, se anche a voi vi viene voglia di pizza all'ultimo momento, allacciatevi le cinture perché oggi qui a piatto si corre. Questa è la scheda tecnica e le rispettive quantità per 1, 2 o 3 teglie 40x30. Nel mio caso sto facendo 3 pizze su teglia 40x30. Partiamo unendo il lievito all'acqua e quindi via di farina. Primo errore da non commettere: prendere farine deboli. Se pensate che per lievitazioni corte occorre farina debole, è un errore, vi sbagliate. Perché? Perché la scelta della farina non è solo legata all'idratazione dell'impasto ed alla durata della lievitazione, ma è legata anche ed in maniera importante alla temperatura. E per questa pizza, visto che dobbiamo correre, la temperatura di lievitazione deve essere più alta. E quindi qualora usaste farine deboli, la pizza vi si strapperebbe nelle mani al momento della stesura. Per concludere, suggerisco di rimanere con delle farine medio-alte, con un W dai 280 ad un massimo di 320, così come stiamo facendo noi. Impastiamo una decina di minuti. Ed ecco, l'impasto è pronto. Si va sul banco, chiudo, piego, aspetto 10 minuti, piego di nuovo, aspetto altri 10 minuti e faccio l'ultimo giro di pieghe. E via con la lievitazione in massa, la prima delle 2 lievitazioni. Come detto, per fare una pizza in circa 3 orette dobbiamo giocare sulla temperatura per accorciare i tempi. Quindi l'impasto lo lievito a 28 gradi utilizzando un'ascella di lievitazione. Se non l'avete e non è estate, mettete l'impasto nel forno insieme con una bacinella d'acqua a circa 40-45 gradi, la quale vi darà una temperatura di circa 28 gradi. Perfetto, guardate come ha lievitato. Adesso stagliamo. Ecco qui le nostre 3 pizze, gli faccio un bel giro di pieghe e quindi di nuovo a lievitare per 2 ore. Temperatura la stessa come prima, 28 gradi. Ed eccole qua, guardate come sono belle lievitate. Adesso stendiamo.
schiaccio i lati per spingere l'aria all'interno, quindi suono il piano all'interno dall'alto verso il basso, giro e faccio lo stesso lavoro. Fatto, adesso lo stendo come un lenzuolo. Tiro dai bordi, mai dal centro, ed è pronta per essere condita. Iniziamo con la prima margherita: pomodoro, basilico ed in forno statico alla massima temperatura che il forno permette. La nostra la cuociamo a 300 gradi per 9 minuti. E nel frattempo preparo la boscaiola. Olio, funghi, salsiccia, altro olio e pepe, in forno. Stessa temperatura, stessi tempi. Esce la prima margherita e la finisco con mozzarella fatta a listarelle e via in forno alla stessa temperatura, ma questa volta ventilato per 3 minuti ed è pronta. Ed eccola qua, guardate che spettacolo! Altre 2 foglioline di basilico, la taglio ed è pronta. In teoria la dovrei portare a tavola. Comunque non dimentichiamoci la boscaiola, mozzarella e di nuovo in forno per 3 minuti. Ah, eccola qua. Che bella e che profumo. Aggiungo il prosciutto bello, la taglio e a tavola. È troppo invitante. E c'è ancora l'altra margherita da fare. Ho l'acquolina in bocca. Me la mangio? E buona pizza a tutti e non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, il canale delle ricette di qualità.